Bene amici, oggi scopriamo insieme il Salpa Soleil 26, un battello con una lunghezza fuori tutto di 8 metri e una larghezza di 3 metri con tubolari gonfi ma perfettamente carrellabile da sgonfio. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dal motore che vede una potenza minima installabile di 225 cavalli fino ad arrivare a un massimo di 350. All'interno della plancetta di sinistra è ricavata la scaletta scomparsa, scaletta di risalita con maniglia tintibene orizzontale più un'altra sul lato di destra che consente quindi di agevolare l'uscita dall'acqua, mentre qui ai lati si trovano le gallocce a scomparsa posizionate in maniera tale da non far sfregare le cime sui tubolari. Qui c'è la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa e c'è anche la pedana centrale che copre il pozzetto motore che consente quindi di passeggiare da una plancetta all'altra e quindi poterle sfruttare entrambe in maniera indipendente. Accediamo quindi a bordo, vediamo che c'è un primo gradino per ridurre il dislivello, c'è un altro qui sulla mastra in vetroresina con una seconda galloccia di poppa e vediamo che c'è il divanetto di poppa, divanetto piuttosto ampio che occupa l'intera larghezza interna del battello, che è anche modulare, c'è la possibilità non solo di abbattere lo schienale a 90 gradi, ma è possibile installare una base fissa con tavolo per creare una dinette di poppa, oppure rimuovere la base e poggiare la tavola sul supporto in vetroresina e con l'aggiunta di un cuscino creare un unico grande prendisole di poppa e soprattutto guardate siamo ben protetti all'interno delle mastre in vetroresina grazie anche all'imbottitura dei cuscini che offrono un comodo supporto per la schiena e quindi un'area living davvero molto comoda. In più abbiamo 3 gavoni al di sotto dei cuscini, c'è un primo gavone centrale tecnico con batterie, impianti e pompa di sentina, mentre ai lati ci sono altri 2 portelli che danno accesso a tanto spazio per lo storage. In questo allestimento vediamo anche la presenza del roll bar in vetroresina, roll bar con archi in acciaio che consentono quindi di ombreggiare fino a metà del battello, ma è possibile richiedere anche un roll bar in acciaio oppure su richiesta montare un bimini. Guardate il piano di calpestio libero da ingombri consente quindi di passeggiare liberamente a bordo, ci sono anche le griglie per coprire gli ombrinali di scolo e grazie al blocco seduta console centrale è possibile muoversi su entrambi i lati del battello restando sempre in piena sicurezza perché vedete c'è la mastra in vetroresina con il piano di calpestio ben ribassato quindi arriva a metà della mia gamba, mentre proseguendo verso prua il tubolare resta costantemente alto quindi in qualsiasi punto del battello siamo sempre ben ridossati all'interno. In più il blocco seduta si può sollevare e rivelare la cucina esterna, cucina con lavello e piano d'appoggio in questo allestimento, ma su richiesta è possibile installare qualsiasi tipologia di piano cottura, mentre in basso c'è un portello stagno che dà accesso all'interno del blocco per aumentare lo spazio di stivaggio, ma opzionalmente è possibile tranquillamente installare un frigorifero. Ci spostiamo quindi verso prua. Vediamo la postazione di comando che vede un divanetto biposto con schienale fisso e soprattutto doppia inclinazione. Ci sono 2 maniglie tintibene in acciaio con fodera in tessuto che permette di avere una salda presa e soprattutto possiamo scegliere se governare in modalità tradizionale, quindi stando seduti puntando i piedi sul gradino in basso, oppure in modalità appoggiareni. Quindi mi pongo al comando, vedo che ho il timone ben raggiungibile davanti a me puntando i piedi sul gradino in basso. Qui c'è la predisposizione per la manetta di potenza, il resto della plancia è totalmente configurabile secondo le proprie esigenze, ulteriore maniglia tintibene che si somma anche al profilo in acciaio che segue il perimetro del parabrezza piuttosto alto per la sua categoria che consente quindi di essere sempre costantemente protetti perché guardate io ho la telecamera all'altezza dei miei occhi e siamo sempre ben al di sotto del profilo del parabrezza, quindi siamo ben protetti dal vento frontale. La bussola è ben visibile in alto, mentre qui ci sono gli interruttori on-off disposti su un unico livello e il doppio portabicchieri. Non manca un portadocumenti in tessuto che è impermeabile, quindi possiamo lasciare all'asciutto tutti i documenti di bordo. E qui c'è il controller dedicato esclusivo per il salpancora che è distaccato dal resto della strumentazione perché in questo modo evitiamo accensioni accidentali. Ci spostiamo quindi verso prua, vedete, vi mostro ancora il profilo TNT bene, guardate anche la larghezza del passavanti che resta piuttosto costante. Arriviamo nella zona anteriore dove è ottenuta una poltroncina monoposto davanti alla console, poltroncina che si può sollevare. In questo modo abbiamo l'accesso al vano interno con VC installato
che quindi permette di sfruttare pienamente il battello, dal momento che c'è la possibilità di aprire la tenda che offre molto più spazio vivibile e quindi sfruttare pienamente il vano anche come spogliatoio. In più è possibile coprire l'area del VC con 3 tavole, in questo modo è molto semplice poter poggiare le borse e quindi avere un rapido accesso a un vano costantemente asciutto, oltre ad avere un'ispezione costante per i contatti interni della console. A prua vediamo un grande prendisole che occupa l'intera larghezza del battello, ma al tempo stesso consente di restare sempre ben protetti, perché guardate, l'altezza dei tubolari è più che generosa rispetto ai cuscini, quindi possiamo restare sempre ben protetti all'interno dello spazio del battello e al tempo stesso possiamo anche sfruttare le maniglie in neoprene. I tubolari sono totalmente in neoprene Orca, quindi il massimo della qualità disponibile, e in più è anche possibile estendere ulteriormente l'area grazie all'aggiunta di 2 prolunghe che consentono di chiudere totalmente l'area di prua e quindi avere un unico grande prendisole davvero più che generoso. Oltretutto ci sono 2 gavoni al di sotto dei cuscini, un primo verso poppa piuttosto profondo dove riporre tutte le dotazioni di sicurezza e anche le prolunghe con i relativi cuscini di bordo, mentre verso prua c'è un secondo gavone che permette di alloggiare ancora più materiale e quindi lasciare il piano di calpestio libero da ingombri. Il musone è in vetro resina e vede anche questo schienale che segue il layout della prua, molto comodo perché appunto riesce a fornire un supporto per la schiena andando praticamente in continuità anche con i tubolari, quindi riusciamo a appoggiare anche la testa lateralmente e quindi avere più spazio a prua. Musone che è in vetro resina, in questo allestimento è rivestito con tech sintetico, quindi grip assicurato e manutenzione ridotta al minimo, con vano interno dedicato al verricello con relativa anche ispezione per la catena e anche accesso al motore del verricello per poter effettuare tutte le operazioni di rimessaggio. E soprattutto il musone è monitorabile dalla plancia di comando, quindi noi vediamo lo scorrere della catena. In questo modo una sola persona può effettuare tutte le operazioni di ancoraggio stando lì in plancia di comando. Completa l'allestimento di prua la doppia calloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro. E quindi cari amici, questo è il Salpa Soleil 26, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.